Abbiamo il piacere di accogliere Andrea Lamesa, imprenditore e tech executive, che ci presenterà in inglese What makes a great pitch for a startup. Grazie. Grazie, buonasera. Va bene se mi siedo qui? Così stiamo più vicini. Ok, English actually, all right. Ok, in inglese quindi. Bene, vi darò un paio di parole su di me, quindi vi dirò perché sono qua e poi vi parlerò dell'argomento della nostra presentazione. Sono venuto in Svizzera un paio di anni fa, ho trascorso gran parte della mia vita a San Francisco Silicon Valley, sono un tech entrepreneur, ho speso la mia vita a lavorare in tecnologia, ho avviato 2 società, una in Europa, una negli Stati Uniti. E poi sono stato fortunato da entrare in Airbnb, uno dei primi dipendenti molti anni fa, e sono stato con loro per ormai 7 anni in una varietà di ruoli. L'argomento oggi è che cosa crea slancio per una presentazione. Se parlate con un investitore, per esempio, la verità è che la presentazione è un grande strumento per dare una forma alla vostra idea, ma l'appunto fondamentale è che l'idea deve averla di per sé una forma prima di cercare di dargliela con una presentazione. Quindi cominciamo con il primo spunto di riflessione. L'obiettivo aziendale. Questo sembra facile, ma in realtà è piuttosto spinoso. La cosa più importante è riuscire a descrivere in una frase o in un tweet, se preferite, quello che la società fa. A volte quando pensiamo a idee di business iniziamo a tirare fuori, per esempio, idee creative come costruire un'app che fa 10 cose insieme e pensiamo alle caratteristiche, ma quello a cui non pensiamo, a cui dovremmo in realtà pensare è perché esiste questa società. Quindi vi darò un esempio. Se avete familiarità con Uber, lo scopo di Uber è di assicurarvi di potervi spostare dal punto A al punto B cliccando semplicemente sul vostro telefono o YouTube e andare online e vedere qualunque video di qualunque argomento in qualunque momento. Questa è la parte più difficile della presentazione. Dovreste descrivere in una frase semplice perché esistete come azienda. Poi la seconda parte è il problema. Di solito le persone pensano che il processo creativo è creare qualcosa di nuovo, ma nell'industria business in realtà questo processo serve per risolvere un problema iniziale. Troppo spesso non iniziamo con la soluzione, ma dovremmo iniziare col problema. E quindi la prima cosa da descrivere è qual è il punto dolente oggi, quello che non si può fare facilmente e che richiede magari una società da costituire. Di nuovo, se prendete YouTube come esempio, ormai ci siamo abituati, ma 10 anni fa condividere video online era incredibilmente difficile, quindi il punto dolente all'epoca era comunicare con le persone tramite video ed è il motivo per cui è nata una società come YouTube. O Airbnb 10 anni fa era difficile affittare una casa da qualche parte per farsi una vacanza, ora con Airbnb invece semplicemente fate clic e affittate. Quindi questo è il focus, non dovete vendere solo qualcosa che è figo, ma qualcosa che sia utile, e quindi anche articolare il punto dolente delle persone è fondamentale. Ora, questo principio vale per le società software, internet, tecnologiche, ma penso che sia un principio abbastanza vasto da applicare a chiunque. Quindi chiedersi sempre qual è il punto dolente, qual è il problema che il business risolve. Ora, la soluzione. Questo dovrebbe essere il cuore del processo creativo. Dovete avere dei momenti eureka, alleluia, per capire come fare al meglio quella cosa, per capire se abbiamo dei prodotti migliori. Ok, l'iPhone per esempio, vengono sempre fuori delle soluzioni migliori, ma questo serve da descrivere non solo sul che cosa fa, ma perché è unico, che cosa rende la tua soluzione qualcosa che ieri non esisteva, che serve per il problema che abbiamo descritto, e da dove possiamo partire, cosa possiamo partire a fare. Questo è un concetto importante, perché non si parte a costruire dal giorno 1 quello che è il business che avete in mente. Dovete semplicemente creare il primo passo, il primo pezzo della soluzione, che è la questione più pressante per la risoluzione del problema, e poi partendo da lì si può continuare a costruire. Quindi siamo in questa parte della sfida dove serve descrivere anche il futuro. Si parte con la soluzione, che è molto semplice oggi, vi permette di fare 2 o 3 cose e poi può crescere nel tempo.
E un altro punto, perché tenere duro? Dobbiamo assumere che se avete ragione, esiste un problema, avete costruito qualcosa, molte altre persone vi seguiranno, persone magari con più risorse rispetto a voi o in paesi dove potrebbe essere più facile fare una scalatura, quindi dovete chiedervi perché la soluzione passerà il test del tempo, per cui durerà 5-10 anni, non soltanto uno, e questo è molto difficile da fare. Poi, perché ora? Chiaramente avete un problema che esiste da tempo, ma la soluzione non esisteva proprio perché voi avete in mente la soluzione. Qui è dove subentra il macro contesto, è qui dove dovrete lavorare un po' più di analisi per capire perché questo è il momento giusto per avviare questa società, perché magari non lo è. Magari c'era già 5 anni fa e qualcuno l'ha già fatto, o magari non è ancora al momento, quindi dovrete concentrarvi su che cosa cambia nel mondo e che rende possibile questo processo. Di nuovo ritorno all'esempio di YouTube, perché tutti lo usiamo. Che cosa ha reso YouTube possibile? La connessione a banda larga, qualcosa che noi prendiamo ormai, diamo per scontato con internet e i nostri telefoni oggi, ma non era così 10-15 anni fa, quindi ci deve essere un cambiamento infrastrutturale o economico che permette al vostro business di avviarsi. Ecco perché è il momento per avviare una società, perché è successo qualche cosa che improvvisamente rende la vostra soluzione molto più pressante. Ora, il potenziale di mercato, qui è anche nella mia esperienza, da quello che io ho visto, dove non decollano gran parte delle belle idee. Il problema è che cerchiamo di concentrarci, se troviamo il problema giusto, la soluzione giusta, poi talvolta non pensiamo alla scalatura. Voglio dire, questo è davvero un problema grosso da risolvere, è un problema che molte persone hanno? Quanto è grande il mercato? Talvolta le società falliscono perché semplicemente il mercato è troppo piccolo e di conseguenza non riuscite a raccogliere abbastanza soldi magari per una startup. Eppure siete pronti, ma nel mercato non c'è un'opportunità di business per voi. Questa è la parte più analitica del processo, costruire la presentazione, no? Perché serve una ricerca di base per cercare di comprendere, se volete per esempio costruire un'app che permette alle persone di spostarsi da A a B come fa Uber, avete bisogno di dati piuttosto precisi su come le persone viaggiano, quanto spesso prendono un taxi. Per alcuni mercati è facile, sono enormi, per altri mercati magari sono più piccoli, e quindi serve comprendere che se è un mercato piccolo deve essere un buon mercato, ma il percorso per andare a conquistare quel mercato può non essere facile perché serve raccogliere soldi. Per esempio il mercato può essere limitato in dimensione o per esempio può creare tutta una serie di altre problematiche. Qui è dove voi lavorate di ricerca e naturalmente potete anche costantemente testare quest'idea iniziale che voi avete. Ci sono abbastanza persone che ne hanno bisogno? La concorrenza, questo è un altro punto che spesso viene frainteso. Le persone hanno magari una grande idea, non ci sono concorrenti perché sono l'unica persona che ci ha mai pensato, per cui fantastico, non ci sono concorrenti, non dovrei preoccuparmene. Infatti, se non ci sono concorrenti, magari c'è una ragione. Magari non è un'idea così grande, quindi tutti ci hanno già pensato e hanno deciso di non metterla in atto, o magari i competitor non sono quelli che voi pensate che siano. Quindi prendiamo di nuovo il caso di Uber, magari la concorrenza non sono soltanto i taxi ma anche le biciclette, perché le persone possono usare una bicicletta per passare da un punto all'altro e senza usare l'auto. Quindi ecco perché quando io ho scritto concorrenza ho scritto anche alternative. Dovreste davvero concentrarvi sulla prima slide. Come questo problema può essere risolto in tanti problemi diversi. Sono certo che voi abbiate un modo fantastico per risolvere a cui nessuno ha mai pensato, ma pensateci, le persone lo possono fare anche in un altro modo, possono ottenere lo stesso risultato utilizzando un'altra soluzione a cui voi non avete pensato. E poi considerate la concorrenza, magari non la vedete ma c'è, perché ci sono tante persone che usano la vostra soluzione, quindi sarà più difficile avere successo. Dovete avere un piano per vincere, perché naturalmente ci sarà
concorrenza, magari se c'è già è il buon segno che l'idea è valida, ma dovete arrivare a identificare dei modi in cui questo sarà diverso proprio per poter andare avanti. Dovreste quindi essere in grado di articolare nel corso del vostro viaggio tutti quelli che sono queste modalità di competizione che vi permetteranno di tenervi al riparo da tutti quelli che sono gli altri competitor. Il modello di business. Facendo un breve riepilogo, abbiamo trovato questo problema, abbiamo identificato una soluzione, abbiamo una grande idea, c'è un grande mercato, c'è un po' di competizione ma non tanta da farci paura, quindi partiamo. E poi la domanda successiva, ok, come facciamo a fare i soldi? Prima di internet era ovvio, perché se un business vende in strada qualcuno paga, quindi la struttura ha un senso, ma poi internet ha creato tanti modelli di business diversi, alcuni fondati sulla pubblicità, quindi davvero bisogna arrivare a questo punto della presentazione per capire chi tirerà fuori i soldi. Sarà l'utente? No, perché nessuno di noi paga quando andiamo su YouTube e di conseguenza deve pagare qualcun altro. Qui è il momento, come dicevamo la prima slide, fare ricerca sulla concorrenza. Beh, questo è più un lavoro da esperti di numeri, da commercialista. Vale la pena spendere quei soldi che tu hai intenzione di investire per quest'idea? Ne farà altre di soldi? Serve quindi testare l'idea, magari cominciando a fare delle domande, o quanto le persone pagherebbero nel vostro circolo di amicizie per quell'idea. Questo è un segnale, sicuramente è debole perché è una domanda ipotetica, ma sicuramente ci porta a quello che era l'aspetto economico. Abbiamo trattato la questione creativa, bene, però c'è anche l'aspetto finanziario, economico. La società farà soldi, guadagnerò, è un percorso percorribile? Il team. Tenete a mente il fatto che questa slide è non all'inizio della presentazione, non vuol dire che sia meno importante delle altre, ma quando avviate un'azienda è importante che la persona seduta davanti a voi, che sia un amico che magari vuole finanziarvi all'inizio o un vero investitore che vuole scommettere sulla vostra idea, la prima cosa che comunque andranno a guardare sarà il team che avete a disposizione. Infatti nel 90% dei casi quello a cui guardano è il team, e la ragione è semplice. Se devo investire in una grande società come Apple, io ho tanti aspetti da poter guardare, come i dati finanziari, la storia, i dipendenti, eccetera. Se devo investire in un'idea che viene da qualcuno, la cosa principale che posso valutare è quanto è bravo quel qualcuno su cui voglio investire. Quindi c'è un team, e pensando che ovviamente ci sia più di una persona, perché è una buona idea partire con qualcuno in più rispetto al fondatore. Quindi dovete spiegare che cosa mettete sul tavolo e che serve perché il business abbia successo. E i migliori business hanno diversi aspetti, potenzialità da questo punto di vista, perché mettono tanti aspetti sul tavolo. Nel mio mondo di internet e dei software a volte c'è magari un cofondatore che magari è più un tecnico, e poi abbiamo quell'altro che invece è più orientato al business. Questa slide quindi davvero è un punto, un attimo, un primo controllo su quanto voi siete bravi, quanto riuscite a costruire rispetto agli altri. È un forte differenziatore se avete quello che serve per costruire il business o se avete soltanto una buona idea. Ultimo ma non meno importante, e questo troppo spesso non è sottolineato, è qual è la vostra motivazione. È fantastico che voi abbiate le capacità per costruire l'idea, ma perché dovreste farlo? Perché magari sì, farete soldi nei primi 2 anni, però perché rischiare tutto per costruire qualcosa? È sempre rischioso quando si parte con un'attività. Io penso che questo sia la domanda fondamentale da porsi, perché naturalmente servirà tempo prima che il vostro business diventi quello che voi volete che sia, e dovete avere ben chiaro in mente perché lo volete fare.
in particolare quando pensate al team e alle dinamiche del team. Il collante è la motivazione, perché vivrete dei momenti difficili nella vita del vostro business e che vi terrà insieme sarà il fatto che voi state facendo questo perché puntini puntini puntini, perché volete provare di farcela, perché volete fare soldi, perché davvero volete risolvere questo problema, perché non sopportate di vivere in un mondo in cui quel problema non venga risolto facilmente, per esempio con la tecnologia. E spesso questo è sottostimato, perché spesso le persone pensano ok, voglio avviare un'attività perché ho un'idea o perché è figo. No, questa non è una motivazione sufficiente per avviare un'attività. A quel punto sarà davvero molto doloroso e spero naturalmente di non scoraggiare nessuno che voglia magari far partire una nuova attività. Io vi sto solo mostrando quello che è il processo che dovrete vivere nel momento in cui vorrete avviare qualche cosa. Questi sono gli aspetti a cui dovrete pensare per assicurarvi di avere la strada spianata, dritta davanti a voi. Ora, l'aspetto finanziario e l'attrazione finanziaria. Diciamo che voi abbiate costruito questo prodotto iniziale o un prototipo o quello che sia, insomma. Avete bisogno di riuscire a provare che funziona, in particolare al momento in cui volete cominciare a raccogliere soldi da un investitore per assumere più persone e scalare, ingrandire l'attività. Lo potete fare in due modi. Se vendete qualcosa, dovete essere in grado di mostrare un reddito, quindi i dati finanziari. Se non vendete qualcosa, perché magari è qualcosa di online, le persone lo usano e non pagano, ma lo usano, questo prodotto, dovrete essere in grado di mostrare delle metriche. Metrica è una parola molto generica perché tutto può essere misurato, soprattutto sui social media l'avete sentito usare molte volte, follower, impressions, tutti questi sono segnali che qualcuno sta consumando qualcos'altro. Quindi quando arrivate a questo punto della vostra sfida, che sia per voi che cercate di valutare la vostra idea o perché dovete presentare ad un potenziale investitore, questo è il momento in cui voi provate che avete fatto qualcosa di giusto, perché qualcuno lo sta usando. Questa slide è facilissima se le cose funzionano e non serve neanche migliorarle, ma non è per niente bella se le cose non funzionano, punto, basta. Qui è dove dovete chiedervi quando presentate a qualcuno: è troppo presto, nel senso che non c'è ancora una qualche forma di validazione. Qualche volta la validazione può anche semplicemente essere parlare con le persone e capire se il problema è reale e quindi ricevere delle risposte per capire se ci sono dei punti in comune. Questo è molto importante perché è dove può subentrare la scienza, dove si può provare empiricamente che qualcuno vuole questo prodotto. E poi, cercando un po' di riassumere tutto, se tutto quello che abbiamo detto funziona e avevi ragione e potevi costruirlo e hai i soldi e hai le persone, ora hai un'azienda e siete passati da 1 a 10 a 100 persone nell'arco del tempo che hai definito, come cambierà il mondo? Che cosa c'è ora che prima non c'era? Qualche volta, se è un'attività tradizionale, come che so, un negozio di biscotti nel centro di Lugano, anche questo è qualche cosa, state fornendo qualche cosa che le persone possono comprare nel centro di Lugano negli anni a venire, dei dolci spettacolari che prima non c'erano. Se avete un business online, avete risolto un problema che era pressante, ma magari non cambierà il mondo così in maniera pressante, perché tra 5 anni si potrà fare così e cos'ha. E questo è anche un modo per concludere la presentazione, perché è fortemente ispiratore. Tutto quello che abbiamo fatto prima si riunisce per creare quella dichiarazione di ispirazione ambiziosa su come volete che sarà il futuro grazie a quello che voi avete costruito. Ora, tutto il contenuto che avete visto è conoscenza abbastanza nota. In effetti questo è stato pubblicato su un articolo pubblicato anni fa da uno dei principali investitori della Silicon Valley. La parte difficile non è sapere che cosa va messo nella presentazione, la parte dura è fare l'esercizio di rispondere a tutte queste domande. Infatti, voglio ritornare alla prima slide, così che possiate vederle tutte insieme. Questo è uno strumento fondamentale non solo per presentare a qualcuno, ma anche per valutare qualunque idea di business. E probabilmente scoprirete
che è un processo fortemente interattivo. Farete una prima bozza e poi avrete più domande che risposte, poi risponderete alle domande e poi diventerà sempre un pochino più completo. E quindi a quel punto, se riuscirete probabilmente a cominciare a fare qualche cosa di più ed sarete pronti a presentare a tutti gli altri, soprattutto se dovete magari cominciare a raccogliere dei soldi. Cominciate con chi vi è più intorno per raccogliere del feedback, per capire se quello che state facendo ha senso oppure no. In fin dei conti questo è quello che crea una buona presentazione, ma la realtà è che è il lavoro che crea la grande presentazione, quello che sta alle spalle della presentazione. Infatti, come vedete, non ci sono immagini, non ci sono colori in queste slide, sono semplicissime perché davvero la presentazione deve essere un flash che si deve vedere. Quando costruite un business, il punto focale sta nei fatti e nei contenuti, per cui davvero, se state costruendo una presentazione, vi invito a tenerla semplice e concentrarvi sul buon contenuto che voi avete. Grazie.